Noi siamo la famiglia Ghetti e vi presento adesso un po' i membri della famiglia, partendo da mio babbo Aldo Ghetti, che fin da bambino è stato un grande appassionato di storia e ha portato questa passione verso il gioco. È stato uno dei fondatori della Lega Nazionale Italiana di Wargame, appassionato di gioco di miniature. Ha sempre portato avanti questa sua passione trasmettendola anche ai suoi figli. Ora è felicemente in pensione, può dedicarsi di più al gioco, ma non solo, continua a lavorare per la città di Faenza come curatore del Museo del Risorgimento dell'età contemporanea. Mia sorella Giada è stata sempre una gran studiosa, più di me, e laureata in chimica, lavora in un ufficio tecnico per lo smaltimento di rifiuti industriali e come nel tempo libero è sempre tenuta in forma, ultimamente facendo anche acro yoga che ha cercato di insegnarmi. Io invece sono Fabio, ho studiato ingegneria dell'automazione a Bologna e lavoro in un ufficio tecnico come programmatore per macchine automatiche. La mia passione è lo sport, in particolare gli sport da combattimento, dal quale poi ho tratto l'ispirazione e ho voluto dare il contributo per creare il gioco Arena Colossei. L'idea del gioco è nata qualche anno fa, bisogna fare un salto indietro tra la fine degli anni 90 e inizio 2000. Io ero nel pieno dei miei studi classici e sono sempre stata appassionata di storia greca e romana. E poi folgorante è stato l'incontro e l'approfondimento con i miti greci, con la lettura dei poemi omerici piuttosto che l'Eneide di Virgilio. La cosa che mi piaceva era anche condividere questa passione in famiglia una volta tornata a casa da scuola e raccontare della splendida narrazione che fa Omero dello scontro fra Ettore e Patroclo, credendolo Achille, e poi dell'ira funesto che quest'ultimo riversa contro Ettore per vendicare l'amico morto. Poi accadde che, se non erro, nel 2000 esce il film Il gladiatore di Ridley Scott, quindi mescoliamo un po' il sacro al profano, e Fabio aveva 7 anni, quindi in prima battuta decidiamo solamente io e papà di andarlo a vedere al cinema. 2 spettacoli, uno dietro l'altro, bellissimo. E tornati a casa, l'indomani c'è tanta voglia di condividere l'emozione vissuta al cinema con Fabio. Dapprima non è subito gioco da tavolo, sono semplici disegni, schizzi. Papà e Fabio si divertivano a fare delle sorte di piccoli fumetti in famiglia. Io sono negata per il disegno, loro fortunatamente molto meglio. Io diciamo mettevo su i dialoghi fra i gladiatori che combattevano fra di loro. E poi da disegni siamo passati a realizzazioni con Lego o piccoli soldatini in piccolo. E poi, sempre grazie a una passione di papà, con legno di riciclo realizziamo una spada gallica, un gladio romano, 2 scudi e via, è subito combattimento. L'ultimo step è stato decidere di ampliare, rimpicciolendo ancora di più il gioco, la nostra passione, diffonderla anche agli altri e quindi creare un gioco da tavolo. In realtà non si è veramente mai parlato di lavoro, questo è sempre stato un gioco, quindi un piacere al 100%, una scusa se mai ne avessimo avuto bisogno per passare del tempo tutti e 3 assieme e poi con gli amici e i parenti che venivano a casa nostra a fare playtesting e poi in ultima battuta un piacere ancora più grande confrontarsi con altre famiglie come noi in occasione delle fiere del settore nel quale andavamo a dimostrare il primo gioco. Credo che il giusto compromesso fra un gioco educativo e un gioco di puro divertimento sia quello di creare delle regole semplici, immediate, delle dinamiche metodiche di facile apprendimento e che il giocatore realmente voglia far sue il prima possibile per fare quello che ogni giocatore vuole, vincere. Beh, i Ghetti sono una famiglia fortunata. Fortunata grazie al gioco. Io ho potuto fare l'educatore dei miei figli senza farlo,
perché il gioco mi ha permesso di avere un legame aperto con loro. Considerate che non lo dico perché mi sembra giusto non far sapere la mia età, ma c'è parecchi anni di differenza tra me e Fabio in particolare. Però questo mi ha permesso di essere insieme a loro, di parlare con loro. Ovviamente abbiamo usato il canale della storia e del gioco, ma siccome la storia io poi non mi preoccupo di leggerla per date, ma per contenuti, sono riuscito a fare in modo che questo ci legasse anche sui temi della contemporaneità e della modernità. Schiavi o eroi, schiavi o miti, è difficile dirlo perché sono periodi che durano ben 5 secoli. Ben 5 secoli di fronte a noi che cambiano le abitudini, cambiano l'origine quando sono esclusivamente schiavi per i riti sacrificali, fino a diventare quasi degli sportivi amati e addirittura ambiti anche dal mondo femminile. Per cui è un periodo storico piuttosto ampio che Arena Colossei ricopre e in particolare naturalmente sviluppa la parte più spettacolare, quella dove la morte, benché fosse comunque un elemento sempre presente, non era lo scopo principale, ma era lo fare spettacolo. Che sia un gioco di combattimenti, Arena Colossei lo è. In realtà si può imparare moltissimo. Prima di tutto si può imparare che la storia della società romana è molto più ampia e molto più tratteggiata di quanto noi non immaginiamo. Chi si immaginerebbe per esempio che un gladiatore che probabilmente nasceva come schiavo poteva diventare un idolo, essere idolatrato dalla società stessa e addirittura guadagnarsi la libertà. Poi ci sono altri aspetti che sono quelli della possibilità di rigiocare degli aspetti storici molto spesso falsatamente illustrati dalla cinematografia più superficiale e dalla possibilità quindi di immergersi nel mondo e quindi nella cultura storica dell'epoca. I gladiatori di Arena Colossei sono divisi per quello che sono nella realtà, altrimenti non sarebbe un gioco che cerca di ricostruire la storia e quindi la capacità di agire, di combattere, di muoversi così come facevano nella realtà. Partono dai 2 gladiatori originali, il Sannita e il Gallo, che sono i primi e che successivamente vengono sviluppati nella fase più spettacolare, quella che segue al momento dell'impero, grazie ad Augusto che li codifica, e diventano poi via via Mirmillone, Trace, poi il Reziario, l'unico col volto scoperto, il Secutor, il suo avversario tradizionale, il Provocator e l'Oplomachus. Queste sono le tipologie gladiatorie. Ognuno combatteva con un suo modo specifico, ognuno aveva un abito, cioè un abbigliamento, anche se naturalmente tutti erano a petto nudo, scoperto. Anche questo era uno degli elementi caratterizzanti che riportava all'antico senso del sacrificio originale dei primi secoli prima di Cristo. E quindi con il gioco Arena Colossei sarà possibile interpretare ognuno di questi e naturalmente decidere quello che ti piace di più. Le modalità di gioco di Arena Colossei sono 3. Si gioca a duello, 1 contro 1, il combattimento classico, quindi 1 contro 1. Poi c'è la modalità di mischia, dove si può giocare 3 contro 3, che è il numero massimo dell'arena al momento. E questo è divertente perché permette di ricostruire l'aspetto del ludus, cioè l'antica palestra dei gladiatori, gestita dal mitico Lanista, che era colui che investiva e allenava i gladiatori per farli combattere, per fargli fare spettacolo quindi. E quindi è divertente perché esiste la possibilità fino a 3 contro 3 di partecipare a questa azione di combattimento dove tutti e 3
benché il combattimento sia sempre rigorosamente uno contro uno, ci sia però la possibilità di aiutarsi in un qualche modo, perché quello che deve vincere è il ludus, quindi la palestra a cui tu appartieni. Poi c'è la modalità in solitario, che è la possibilità di combattere contro gli animali, perché esiste anche la possibilità di inserire gli animali. Il gioco Arena Colossei prevede la presenza delle fiere, che erano una degli elementi caratteristici dello spettacolo del tempo, e quindi c'è la possibilità di giocare in solitario contro 2 o 3 animali.